Come vi avevo promesso, oggi andiamo a posizionare, vedete, questa cerniera con i fori alla borsa che vi ho pubblicato la settimana scorsa. Prima di mettere la cerniera, vedete, io vado a foderare la borsa, l'ho foderata con un panno di feltro. In questa maniera qui la nostra borsa non solo si mantiene rigida, ma è un lavoro che chiaramente va fatto prima di mettere la cerniera. Allora, per la nostra cerniera, queste che ho acquistato io sono da 30 cm. Il link per acquistarle da Amazon lo trovate nel box informazioni. Allora, come potete vedere, guardate, la mia misura è proprio precisa alla mia borsa. Quindi io non andrò a fare altro che un giro semplice di maglie basse, così vi faccio vedere come possiamo chiudere una cerniera, quindi lavorare una cerniera alla borsa. Iniziamo, vedete, da qui, dove è praticamente c'è, vedete, il fermo della nostra cerniera. Quindi io inizio da questa parte qui. Piego, guardate, questa parte così, che si sovrappone ad una delle stelline. Entro all'interno prendendo entrambe e carico il filo, che in questo caso è lo stesso cordino della borsa, ma potete lavorare con qualsiasi filato, e mi aggancio semplicemente in questa maniera qui. Adesso guardate, entro nella prossima stellina e lavoro una maglia bassa e ne lavoro un'altra, quindi 2. Nella prossima stellina lavoro una sola maglia bassa, quindi carico il filo e lavoro la maglia bassa. Nel prossimo ne lavoro 2, quindi alternerò tutta la lavorazione facendo una maglia bassa e in quello dopo 2, una maglia bassa e in quello dopo 2, in questa maniera qui, vedete? Quindi adesso andiamo a proseguire. Qui ho lavorato 2 maglie basse, nel prossimo una, 2 nel prossimo, e così via fino ad arrivare. Quando arrivo, vedete, alla fine di questa riga, piego, io ho 4 stelline, piego in questa maniera qui ed entro nella prima stellina prendendo, vedete, entrambe e lavoro una maglia bassa. Entro nel prossimo e lavoro 2 maglie basse, quindi una e 2, 2 catenelle, quindi 1 e 2, e giro il lavoro. Vedete, anche qui piego in questa maniera qui le stelline, entro nella prima e in quella di fronte e lavoro 2 maglie basse, quindi 1 e 2 all'interno così. Qui ho, vedete, l'altra stellina, anche qui lavoro una sola maglia bassa prendendo entrambe. Ed ecco qui. Adesso nel prossimo 2 maglie basse, quindi 1 e 2 e in quello dopo 1, quindi 2 maglie basse, una maglia bassa, 2 maglie basse fino ad arrivare alla fine della riga. Quando arriviamo, vedete, troviamo le ultime 4 stelline, la lavorazione sarà uguale. Pieghiamo in questa maniera, entro nella prima stellina e prendo quella dietro, vedete, questa qui, e lavoro la maglia bassa, lavoro un'altra maglia bassa e ne lavoro un'altra, vedete, nelle stelline sia sul davanti che sul dietro. Seguo sempre la sequenza di alternanza 2 1 2 1, quindi qui ne ho lavorate 2 1. A questo punto lavoriamo 1 2 e 3 catenelle, qui lavoriamo una maglia bassa, vedete, prendendo sempre le 2 stelline,
lavoriamo la maglia bassa e su quello dopo chiudiamo a maglia bassissima, tagliamo un po' di filo abbondante che andiamo ovviamente a tirare in questa maniera qui, per andare ovviamente a cucire la cerniera, vedete, alla nostra lavorazione. Adesso prima di cucire andiamo a fissare la cerniera bene nel modo corretto alla nostra borsa. Adesso vedete, noi dobbiamo andare a posizionare la borsa in questa maniera qui, tenendo conto che i manici devono combaciare, vi raccomando, perché altrimenti se sbagliamo questa operazione un manico risulterà più spostato a destra o a sinistra rispetto all'altro. Quindi io, vedete, in questa maniera qui vado ad appoggiare e con un marcapunti inizio a bloccare la cerniera, quindi mi devo rendere conto più o meno e vado a mettere, insomma, già a fermare un po' la cerniera e poi man mano me la vado a sistemare, ovviamente, una volta che mi sono resa conto più o meno di come devo sistemare, vedete, la mia cerniera in questa maniera qui, vado a fermare almeno le estremità, quindi vedete le due, sia di qua che di là, con dei marcapunti. Facciamo ovviamente la stessa cosa, vedete, anche di qua, quindi la dobbiamo fermare bene prima di andare a cucirla. Una volta, vedete, che ho fissato bene la mia cerniera, qui ho il filo, guardate, dove ho tagliato. Ovviamente quello che dovete fissare bene, vedete, è proprio il centro, col centro della borsa. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a cucire, quindi io qui ho il filo, vedete, che già avevo, entro a fianco e di fronte in questa maniera qui, quindi in maniera abbastanza semplice. Poi entro nel punto dopo. I punti non li andiamo a contare, ma andiamo a fissare la cerniera rendendoci conto più o meno, vedete, dell'estensibilità del lavoro. Entro in questo dopo e in quello di fronte. E faccio questo, vedete, per tutta la lavorazione della mia borsa. Man mano che stringo il lavoro posso anche togliere, vedete, i marcapunti. Stringiamo nelle mani in questa maniera qui. Qui ho il filo, vedete, vado di fronte e vado a cucire. Ovviamente questa operazione si può fare anche con l'uncinetto. Io lo faccio con l'ago perché in telecamera mi riesce meglio. Vedete, quindi andiamo a fissare così, in maniera semplice, con un ago a punta tonda. Qui ho l'altro marcapunti e man mano che vado a cucire li togliamo tranquillamente. Abbiamo, vedete, al manico, anche qui ne abbiamo dei punti, vedete, visibili, quindi anche qui entriamo dove abbiamo il punto e andiamo a cucire. Qui vedete, e subito sotto dove abbiamo il manico. Anche qui vedete abbiamo il punto sottostante al manico e di fronte. Facciamo così, vedete, e prendiamo il punto sottostante al manico in questa maniera qui e andiamo a proseguire per tutto il perimetro. Facciamo la stessa cosa anche per questo manico. Quando arrivo, vedete, alla fine degli ultimi punti da lavorare, tolgo sempre il marcapunti, entro, vedete, questa è una catenella che abbiamo lavorato ed entro di fronte così e terminiamo con l'ultimo punto qui dove abbiamo il nostro marcapunti. Io entro qualche volta in più e poi vado ovviamente a nascondermi il filo all'interno della lavorazione. Vi raccomando, dopo andate a nascondere all'interno della lavorazione il filo. Fatto questo, ecco che la nostra cerniera, vedete, è pronta. Quindi vedete, quando la cerniera sarà pronta,
riusciamo ad aprire e chiudere in maniera molto molto semplice. All'interno il lavoro, vedete, risulterà pulito e così sarà veramente molto molto semplice foderare, mettere la cerniera alle nostre borse. Come potete vedere è importante che mentre piazzate la cerniera vi assicuriate che i manici siano ben combaciati, vedete, altrimenti poi tendono a destra o a sinistra. Io vi ringrazio per aver seguito il tutorial. Se il tutorial vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere altri trucchi per le nostre borse e in più, se vi fa piacere farmi vedere i vostri lavori, iscrivetevi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube. Io vi saluto, al prossimo tutorial.